Ciao e benvenuti a un nuovo video sui dispositivi MIDI. 23 febbraio 2021. Finalmente esce Ableton 11. La data è molto importante perché il team di Ableton con la versione 11 ha rilasciato tantissime novità che andremo subito a vedere. Quindi il video di oggi sarà incentrato sulle novità della DAW più importante per le live performance, che è Ableton 11. Vi ricordo di cliccare iscriviti al canale per rimanere aggiornati sui video tutorial e sulle live performance. Detto questo, possiamo passare immediatamente a vedere le novità apportate al Ableton 11. Sono andato alla ricerca delle novità e ne ho trovate davvero tantissime. Uno dei primi miglioramenti, almeno per me, è il contrasto di colori. Le scritte mi sembra siano più visibili rispetto allo sfondo. Anche l'aggiunta dei numeri con un buon contrasto tra scritta e sfondo mi sembra un miglioramento azzeccato. La prima novità che abbiamo riguarda il pannello browser, dove all'interno hanno inserito i groove visibili immediatamente sul browser e una nuova sezione chiamata modelli, dove all'interno ci sono dei live set precostituiti e dove possiamo salvare dei nostri live set modello andando su file, salva live set come modello. In questo modo possiamo creare dei live set nuovi senza clip con un modello già precostituito. Questa secondo me è una buona novità perché spesso capita di dover utilizzare sempre lo stesso live set creando clip o registrazioni nuove. Un'altra novità è rappresentata dal pulsante impatto sulle prestazioni. Cliccando sulla sezione si aggiungerà una nuova parte sotto la traccia che ci dirà il carico della CPU corrente della traccia. Questo diventa molto utile nel caso in cui quella traccia sta caricando molto la CPU e abbiamo intenzione di congelare la traccia per alleggerire il carico della CPU. Sempre per quanto riguarda i valori della CPU, quindi il carico della CPU, in alto a destra dove veniva visualizzato la percentuale di carico della CPU è stato migliorato con un menu dove all'interno troviamo il carico medio, il carico corrente, quindi nello specifico. In più abbiamo la possibilità di scegliere cosa mostrare, se il carico di CPU, la media del carico di CPU o il carico della CPU in quel momento, quindi nel momento corrente. Queste sono le migliorie visibili immediatamente, ma all'interno di ogni sezione sono state apportate numerose modifiche e aggiornamenti. Creiamo una nuova clip e una volta aperta la vista clip ci rendiamo conto che è completamente diversa rispetto alla vista clip di Ableton 10. Innanzitutto abbiamo tre sezioni: la sezione Notes, la sezione Envelopes, inviluppi, e la sezione Note Expression. Questa sezione è dedicata agli strumenti MPE, quindi quegli strumenti che hanno una serie di comandi aggiuntivi oltre alla velocity, l'aftertouch e i comandi comuni di un controller MIDI. Abbiamo la pressione, lo slide, la velocità di rilascio e la velocità e quindi abbiamo già compreso che Ableton 11 è perfettamente integrato con gli strumenti MPE. Vediamo un attimo nel dettaglio le tre schede. Nella scheda Notes abbiamo un nuovo pulsante chiamato Randomize. Come possiamo vedere sulla finestra di info, ci dice che questo pulsante imposta valori casuali per le velocity o le probabilità, oppure in mancanza di una selezione nell'editor attivo per tutte le note. Quindi possiamo randomizzare i valori delle velocity o di probabilità che quella nota suoni. Come possiamo vedere abbiamo una nuova sezione, un nuovo pulsante dove si può selezionare la probabilità che quella nota suoni. Premo B, entro in modalità di disegno e disegnando una nota ci rendiamo conto che abbiamo questo nuovo valore di chance, quindi di probabilità che quella nota suoni. Se lo imposto al 100 e faccio partire la clip, la nota suonerà sempre.
Se invece quel valore l'ho imposto a 0, quella nota non suonerà, come potete vedere dal VU meter. Esempio, lo rimetto a 100, la nota suona, l'ho imposto a 0, quella nota non suona più. Quindi è una probabilità che quella nota suoni o meno. Con la scheda envelopes possiamo decidere anche come far suonare i loop relativi agli inviluppi. Possiamo decidere di collegarli con gli inviluppi oppure di scollegarli dagli inviluppi. E una volta scollegati vedete che la vista delle note cambia, diventa di un nuovo colore e togliendo loop e selezionando una nuova regione abbiamo la riduzione della nostra regione. Cliccando poi sul vista ulteriore abbiamo una delle vere novità delle clip, che è il miglioramento delle azioni seguenti. Se ben ricordate, su Ableton 10 avevamo la possibilità di selezionare l'azione seguente per una clip. Ableton ha migliorato notevolmente le azioni seguenti creando una nuova sezione. Cliccando quindi su Follow Action si abilita la sezione azione seguente. Come possiamo vedere il pulsante di play non è più lineare ma diventa tratteggiato. Se adesso creo una nuova clip senza azione seguente, il triangolo è intero invece di essere diviso, quindi già è una nuova miglioria grafica. Oltre a questo abbiamo la possibilità di selezionare una nuova opzione, che è l'opzione di jump, dove possiamo decidere dove andare all'azione seguente. Se io ad esempio seleziono la clip 4 e quindi creo tutte le clip, naturalmente vuote, facendo partire la clip, l'azione seguente sarà quella di andare alla clip numero 4. Ma perché non sta partendo l'azione seguente pur avendola selezionata? Perché Ableton ha inserito un nuovo pulsante che potete trovare a fianco al pulsante torna all'arrangiamento, che è il pulsante di abilitazione delle azioni seguenti globali. Cliccando sul pulsante azioni seguenti globali attivo le azioni che si trovano su tutta la vista sessione. Quindi proviamo adesso a stoppare, facciamo ripartire la nostra clip con l'azione seguente e vedrete che l'azione partirà al termine della clip. Passando dalla sezione inviluppi alla sezione notes ci renderemo conto che attivando l'azione seguente abbiamo un nuovo marker che gestisce le azioni seguenti. Quindi se io sposto il cursore, automaticamente l'azione seguente diventa non collegata e quindi l'azione partirà dove abbiamo impostato il nostro cursore. Proviamo, ecco qua, è partita al punto 1.2. Quindi abbiamo la possibilità di far partire le azioni seguenti sia in modalità link, quindi selezionando dopo quante volte vogliamo che l'azione riproduca l'azione seguente che abbiamo deciso, oppure di non linkarlo selezionandolo col cursore in modalità grafica direttamente dalla sezione notes. Questa è una grande novità ed è un grandissimo miglioramento, perché chi utilizza le azioni seguenti con Ableton 10 sa bene che la difficoltà di impostazione dell'azione seguente era molto complicata, non era proprio intuitiva. Un'altra novità che abbiamo all'interno della vista clip è la modalità scale. Praticamente noi possiamo visualizzare la scala che decidiamo. Quindi cliccando su Scale, adesso prima era attivata, adesso è disattivata, quindi ricliccando su Scale, sul piano roll visualizzeremo le note corrispondenti alla scala che abbiamo selezionato. In questo caso abbiamo un Do minore, selezioniamo un Do maggiore e allargando e stringendo il piano roll visualizzeremo le note che appartengono alla scala di Do maggiore, quindi Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si e così via per le ottave. Un'altra novità di Ableton 11 è rappresentata dalla gestione dei rack. Ho già creato un rack e quindi selezionando il rack entriamo nella visualizzazione del dispositivo.
Qui sono stati inseriti numerosi miglioramenti. La prima novità è rappresentata dai controlli macro. Se ricordate, su Ableton 10 ne avevamo soltanto 8. Qui invece su Ableton 11, cliccando con il tasto più, possiamo arrivare fino a 16 controlli macro. In più abbiamo la possibilità di utilizzare delle variazioni di macro. Cliccando su questo nuovo pulsante che mostra o nasconde le variazioni macro, entriamo in una nuova sezione che dà la possibilità di creare delle impostazioni dei parametri che noi abbiamo selezionato nelle macro. Cliccando sul pulsante play ci rendiamo conto che i controlli macro variano e quindi variano i nostri parametri. Oltre a questo abbiamo la possibilità di randomizzare i parametri che abbiamo impostato nelle macro. Cliccando sul pulsante Rand, i controlli macro avranno valori del tutto casuali. Possiamo adesso accedere alla schermata arrangiamento, dove troveremo delle novità davvero sorprendenti. Accediamo alla schermata arrangiamento con il solito pulsante in alto a destra e qui Ableton ha implementato una novità che le maggiori DAW fino ad oggi già avevano implementato, che sono i lane, quindi le piste. Con Ableton 11 abbiamo la possibilità di registrare su un multipista, scegliendo in una fase successiva quali delle registrazioni ci soddisfa maggiormente, oppure prendere parti di una registrazione per creare la sessione finale. Come funziona lo vediamo subito. Proviamo a registrare adesso una traccia audio, quindi armiamo la traccia e facciamo partire una registrazione. In questo momento io sto registrando il microfono, quindi quello che sentite è quello che in effetti sto registrando. Proviamo quindi a stoppare e facciamo ripartire la registrazione. Come potete vedere sto sovra incidendo una nuova traccia. Con Ableton 10 noi non avremmo potuto selezionare le parti che preferivamo, ma avremmo dovuto creare una nuova traccia con una nuova registrazione. Ableton 11 invece ci dà la possibilità di registrare più piste sulla stessa traccia. Come facciamo adesso a visualizzarlo? Cliccando sul pulsante con il pulsante destro e cliccando su Mostra Take Lane. Quindi abbiamo tutti i vari take, in questo caso noi ne abbiamo fatti 2 e possiamo decidere quale selezionare. Ad esempio, spostandoci su una take e premendo il tasto invio, possiamo selezionare uno dei take. Quindi selezioniamo e clicchiamo invio. Oppure abbiamo la possibilità di prendere una parte del take. Questo si fa premendo il tasto B, quindi entrando in modalità disegno e disegnando la parte che noi vogliamo prendere. Come potete vedere si evidenzierà la parte della take che abbiamo preso e nella traccia principale ci selezionerà la parte della take che abbiamo selezionato, quindi la traccia finale sarà la somma delle parti delle take che abbiamo preso. Naturalmente possiamo anche ascoltare una delle take cliccando con il pulsante cliccando sul pulsante che abbiamo alla destra della take e ascolteremo soltanto quella take. Possiamo anche, possiamo anche copiare tutta la take in una nuova clip cliccando con il pulsante destro abbiamo copia, seleziona nella corsia principale oppure consolida tempo in una nuova scena come facevamo con Ableton 10, oppure possiamo creare delle dissolvenze incrociate agli estremi della clip in modo da poter avere delle nuove dissolvenze. Questo è la più grande novità di Ableton 11 perché secondo me rispetto alle maggiori DAW Ableton sotto questo punto di vista era abbastanza carente. Con questa novità ha pareggiato il livello con le altre DAW, per quanto Ableton sotto altri punti di vista è sicuramente la migliore DAW in circolazione, soprattutto per le live performance.
È chiaro che le novità che avete visto sono solo alcune delle novità inserite all'interno di Ableton 11, ce ne sono davvero tantissime e vi consiglio di scaricare la versione di prova valida per 90 giorni per poter studiare bene la nuova versione, perché vi posso garantire, adesso che la sto provando su strada, che funziona davvero benissimo e ha un sacco di implementazioni molto 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 utili. Detto questo, vi ricordo di cliccare iscriviti al canale per rimanere aggiornati sui video tutorial e sulle live performance. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao!